Ma quando arriva il momento di Robin Gosens in campo? No, ma bisogna continuare a giocare con Perisic che è in formissima. Allora Gosens cosa l'abbiamo comprato a fare? Ma prima risolviamo il contratto di Perisic. Ragazzi, in queste ore la discussione infiamma i social interisti, ha infiammato anche non a caso il club di Passione Inter, ma in questo episodio vi raccontiamo che Robin Gosens e Ivan Perisic possono effettivamente giocare insieme. Ci sono 3 potenziali soluzioni per farlo, più una che aggiungerò in chiusura, che è forse un po' meno probabile, ma che voglio buttarvi lì per poi poterci ragionare qui sotto nei commenti e nelle nostre dirette. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto, nuovo episodio in cui analizziamo, vi dicevo, la possibilità di far coesistere questi due esterni che sono, secondo me, potenzialmente i più forti del campionato. Da una parte Ivan Perisic, una certezza, una colonna su cui si è fondata l'Inter di Antonio Conte prima e di Simone Inzaghi poi, e dall'altra Robin Gosens acquistato dall'Atalanta e che stiamo di fatto, questo va detto, ancora un pochino aspettando. Ci ha fatto vedere già qualcosina, ha già piazzato un assist contro la Salernitana, ma non è ancora il Gosens che tutti ricordavamo all'Atalanta. Quindi partiamo subito, andiamo subito nel tema perché ho tante cose da dirvi e da mostrarvi. Allora, Perisic, lo dicevo, è stato secondo me personalmente quest'anno insieme a Milan Skriniar il giocatore più forte dell'Inter, nel senso più completo del termine forte, perché poi c'è stato Çalhanoğlu, sappiamo che c'è Brozovic, tanti altri, ma se io dovessi pensare così proprio di primo acchito due profili in questa stagione vi direi da una parte Skriniar e dall'altra Perisic, senza nessun dubbio. Dall'altra parte Gosens è stato il colpo più importante del mercato di gennaio dell'Inter, ne ha fatti 2 di acquisti e uno è stato appunto Gosens che fino a pochi giorni prima della chiusura della trattativa nessuno si aspettava potesse arrivare perché si parlava di un mercato al ribasso con un Inter che avrebbe mosso veramente poco. È arrivato dall'Atalanta, è arrivato dovendo recuperare da un infortunio da cui lentamente è uscito verso fine febbraio circa, inizio marzo, e adesso pian piano Inzaghi lo sta integrando, regalandogli solamente scampole di partita. Si attende però a brevissimo, probabilmente già contro lo Spezia venerdì, il suo esordio da titolare. Mettiamo subito a confronto alcune statistiche. Perisic 40 presenze, 5 gol e 6 assist in questa stagione in tutte le competizioni. Gosens ho calcolato quella dell'anno scorso perché quest'anno è stato sempre infortunato, 44 presenze, 12 gol e 8 assist. Stiamo parlando di fatto di un attaccante aggiunto. Nell'Atalanta faceva l'attaccante aggiunto. È venuto quindi naturale e direi anche inevitabile a tutti noi tifosi iniziare a immaginare una loro coesistenza, non perché si debba per forza percorrere quella via, ma perché avendo due giocatori così forti e così impattanti, avere quantomeno il modo, il piano per poterli integrare insieme è secondo me un qualcosa di necessario, anche se poi si può tranquillamente continuare ad avere come prima opzione l'impianto tattico con uno in campo e uno in panchina. Però sapere come poterli integrare è secondo me importante e non ho dubbi che Simone Inzaghi ci stia già lavorando. Non ho dubbi anche perché proprio dopo Inter-Verona, ultima gara di campionato vinta dall'Inter per 2-0, a Simone Inzaghi è stata fatta questa domanda e in particolare gli è stato chiesto da Stefano Borghi su DAZN se il fatto che il cambio avvenuto verso la fine della partita abbia visto Gosens entrare in campo non per Perisic ma per Correa e quindi inserendo poi Perisic tra le due punte, fosse un modo appunto per valorizzare entrambe le figure e non doversi privare per forza dell'una quando si vuole mettere in campo l'altra. Ed Inzaghi non in maniera super diciamo centrata, però in qualche modo ha fatto capire di sì, perché come vedete ha detto Gosens ha bisogno di giocare e trovare minutaggio, ma ho un Perisic che sta giocando molto bene. E poi ha parlato di Correa che è un'altra risorsa. Quindi l'ipotesi che Gosens e Perisic possano giocare insieme, secondo me nella testa di Inzaghi c'è. Poi non so quante volte la vedremo, non so se la vedremo mai dal primo minuto, però questa ipotesi c'è e quindi Inzaghi in qualche modo ce lo ha fatto capire dopo l'ultima vittoria importantissima contro il Verona. Parto con dei dati, vi travolgerò con un po' di dati, ma cerchiamo di approfondire insieme la questione e dare un attimo di contesto alla carriera di Perisic e di Gosens e al rendimento più recente. Vi mostro da Transfermarkt, la solita piattaforma che funge un po' da punto di riferimento per queste cose, un aspetto in particolare di Ivan Perisic, quello che vi ho mostrato ora è Perisic. Sul lato destro, nella mappa, con il campo da gioco, si può notare come Perisic sia un giocatore estremamente duttile, cioè nella sua carriera, anche se
in alcune posizioni ci ha giocato veramente pochissimo, di fatto ha ricoperto tutti i ruoli possibili dal centrocampo in su, a partire dal centrocampista centrale davanti alla difesa fino a giocare sui laterali nei moduli con le difese a 3, trequartista, punta, i due laterali esterni e una sorta di sottopunta, adesso non so bene cosa si intenda con quella posizione lì, SP. In ogni caso ha coperto praticamente tutti i tipi di posizioni in attacco. Va però sottolineata una cosa, e cioè nella sua esperienza italiana, che è quella che lo ha visto essere sempre nell'Inter, a partire dall'Inter di Mancini, lui arrivò ancora da diversi anni fa, poi ebbe un ruolo da protagonista con Spalletti e poi anche con Antonio Conte, di fatto Perisic ha giocato praticamente sempre solo a sinistra. La zona che ha coperto di più è stata quella di ala sinistra, la zona AS, che in questo caso si riferisce all'esterno del 4-2-3-1, per capirci, quindi non nella posizione in cui gioca oggi, che è invece CS, quella appena dietro, ma come esterno del 4-2-3-1 o del 4-3-3, e infatti con Spalletti ha giocato tantissimo in quella posizione. Quindi in Italia, nonostante tutto, Perisic ha sempre visto, diciamo, alternarsi una zona più offensiva sulla sinistra e una un pochino più difensiva. Vi mostro invece a questo punto la scheda di Robin Gosens, perché Gosens è, come vedete, un giocatore un po' meno duttile, perché ha coperto qualche posizione in meno, anche perché consideriamo che terzino destro e centrocampista di destra l'ha coperte rispettivamente 2 e 1 volta, quindi parliamo proprio di un'eccezione abbastanza evidente. È però un giocatore che, a differenza di Perisic, rispetto appunto alla sua mappetta, ha un passato più difensivo, perché come vedete Gosens ha comunque una importante ha effettuato un importante numero di partite nella zona di terzino sinistro, e quindi anche in questo modo si possono forse integrare un pochino meglio, con un Perisic più votato alla fase offensiva e un Gosens invece più a quella difensiva. A questo punto vi mostro un'ultima cosa su loro due, che è il confronto, un confronto che abbiamo ricavato da WhoScored, un'altra piattaforma che ogni tanto vi proponiamo. Qui ho messo in relazione il Perisic di quest'anno con il Gosens dell'anno scorso, per lo stesso motivo che vi dicevo prima, e cioè che quest'anno Gosens di fatto non ha quasi mai giocato. Come vedete, per quanto Perisic quest'anno sia fortissimo e secondo me uno dei migliori, Gosens tiene fortemente il passo, perché comunque a livello di gol, di assist, di minuti giocati e anche di una serie di altre caratteristiche ha fatto addirittura meglio. Evidente che poi Gosens giocasse in una squadra con un impianto tattico diverso, perché comunque l'Atalanta di Gasperini è un po' un unicum, potremmo dire, in Italia. Però questo sta a dimostrare che comunque anche Gosens, anche se adesso era un po' più appannato e magari non ce lo ricordiamo bene, rimane un giocatore molto forte e un giocatore di valore, quindi da non sottovalutare assolutamente. Quindi abbiamo a disposizione tutto questo quadro, questo contesto, ve l'ho voluto offrire per farvi capire o confermare che comunque l'Inter ha a disposizione due esterni sinistri probabilmente ugualmente forti o comunque molto simili e di altissimo livello. Veniamo allora a questo punto alle 3 soluzioni, le 3 più 1 soluzioni. Vi ho voluto fare questo contesto, adesso entriamo anche nella parte più succosa del contenuto. Allora, io ho individuato, dicevo, 3 modi con cui far coesistere Gosens e Perisic più un quarto. Comincio dal primo, che è secondo me quello più quello che li valorizzerebbe meglio, ecco, diciamo così. E vi mostro a questo punto anche una formazione. Vediamo se riesco a prendere quella giusta, perché qui allora è questa qui. Ok. 3-4-2-1. Quindi cosa cambia in questo caso? La difesa a 3 rimane, il centrocampo passa da essere a 5 a 4 e in attacco, invece che avere 2 punte piuttosto statiche, avremmo una punta centrale e 2, chiamiamoli sottopunta, perché poi possono avere caratteristiche diverse. In questo caso Gosens giocherebbe da esterno sinistro a centrocampo, mentre Perisic avanzerebbe nella zona degli attaccanti. Qui devo dire che sorge però un piccolissimo problema, ovvero come completare l'attacco con gli altri due. Perché di fatto qui bisognerebbe scegliere uno fra Dzeko e Lautaro da porre come prima punta. E dall'altra parte, secondo me, ci sono 3 opzioni. Una è Correa, una è Lautaro se si sceglie Dzeko come prima punta, e l'altra è Çalhanoğlu, perché comunque tutti e 3 bene o male si possono integrare.
Se dovessi scegliere io, forse memore anche della partita che ho visto giocare, contro il Verona sabato, sceglierei Çalhanoğlu, che secondo me può avere un ruolo importante e ti permetterebbe, tra l'altro, tra le altre cose, di cambiare anche all'interno della stessa partita senza effettuare sostituzioni da questo modulo al 3-5-2 con Perisic tra le punte. Quindi bisognerebbe capire questo ed è per questo che ho lasciato quelle 2 posizioni vuote, però comunque l'Inter ha delle soluzioni da poter adoperare. Forse l'attaccante di destra sarebbe un pochino adattato, perché che sia Lautaro, che sia Çalhanoğlu o Correa non è esattamente la loro posizione migliore, anche per una questione legata al piede preferito, però lì comunque qualcuno ci può tranquillamente giocare. E questa secondo me, dicevo, è la soluzione migliore, perché useresti Gosens nella sua posizione preferita e Perisic in quella che, come vi ho mostrato prima, è stata Perisic giocherebbe nella posizione che in Italia ha coperto per più tempo e gli permetterebbe anche di essere un pochino più offensivo. Questa è la prima soluzione. Seconda soluzione, ve l'ho anche in parte spoilerata in realtà nel parlare poco fa, perché la seconda soluzione è questa. Quindi un 3-5-2, quindi sulla falsariga di quello che abbiamo sempre visto in campo, con Gosens esterno sinistro e Perisic tra le punte, esattamente come l'Inter ha concluso la partita contro la Juventus di 10 giorni fa e anche contro il Verona di sabato. Io al suo fianco ho messo Lautaro, potrebbe esserci anche Dzeko, alla fine cambia il giusto. Io ricordo bene che l'anno scorso questa soluzione, anche perché c'era Lukaku che non saltava quasi mai nessuna partita, Conte la considerava una soluzione di emergenza, quando gli mancavano degli attaccanti. In questo caso, avendo un attacco che è molto variabile a livello di uomini, può essere considerata secondo me una soluzione possibile al di là dell'emergenza, e quindi avere un Perisic che funge da punta e che ti permette, nelle situazioni in cui devi giocare forse più di ripartenza, sfruttando gli spazi aperti davanti, di avere un contropiedista un po' più diciamo adatto rispetto per esempio ad un Dzeko, che invece è molto più statico e questo lavoro non lo sa fare. Terza soluzione, e poi andiamo verso l'ultima, che è quella più "strana" tra virgolette, la terza soluzione è semplicemente questa qui, ovvero un 3-5-2, anche in questo caso, con Dzeko e Lautaro davanti, o Dzeko Correa o Lautaro Correa, chi volete voi, Gosens sulla sinistra, Perisic sulla destra, e quindi al posto di Dumfries nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Io francamente non mi priverei di Dumfries per adattare un Perisic in una zona dove non ha giocato quasi mai, per quanto secondo me lo possa fare senza problemi, però anche questa è un'opzione, magari la si può considerare in determinate partite. Quindi avendo un giocatore come Perisic che di fatto è ambidestro e può giocare serenamente con il destro o con il sinistro, hai anche questa come possibile opzione. Ripeto, la mia preferita è la prima, 3-4-2-1 con Perisic più avanti. Queste due secondo me un pochino si equivalgono, quella un po' più strana di cui non vi mostro neanche la formazione perché proprio ve la butto lì, ma è abbastanza improbabile, sarebbe un 4-2-3-1 o 4-4-2, quindi una difesa a 4 che già di per sé non abbiamo visto quasi mai con Simone Inzaghi, con Gosens terzino sinistro e Perisic nella zona più avanzata davanti a lui. Visto che all'inizio vi dicevo Gosens comunque ha un passato da terzino sinistro, dovesse servire, questa opzione potrebbe essere battuta, ma ripeto, credo che la vedremo molto poco perché Inzaghi giustamente ha fondato la sua Inter sulla difesa a 3 e quindi la difesa a 4 non la vedremo praticamente mai, almeno questa è la mia impressione. Ragazzi, questa era la mia piccola analisi su Gosens e Perisic. Aggiungo un'ultimissimissima cosa che richiamo da Inter Salernitana. Dopo Inter Salernitana vi avevamo proposto un contenuto che si chiamava, guarda caso, le 3+1 cose che sono emerse, o le 3+1 novità, adesso non ricordo, che sono emerse dopo Inter Salernitana. Per chi ci segue da YouTube ve lo lascio nelle schede, altrimenti comunque lo trovate sui nostri canali. Una cosa che avevo notato, non ricordo se l'ho detta esplicitamente, ma mi ero segnato l'appunto, infatti ce l'ho qui, dopo Inter Salernitana, è che quando con la Salernitana è entrato Gosens, i movimenti dell'esterno sinistro sono cambiati completamente. Perché? Perché Perisic ama molto ricevere il pallone, stando molto largo nella zona quasi a livello della linea laterale, e poi poter puntare nell'1 contro 1. Questo l'abbiamo visto spessissimo, per esempio, nei derby, quando l'Inter svuotava il lato sinistro del campo andando a destra e poi cambiava di gioco per lasciare Perisic nell'1 contro 1 contro Calabria.
Questa è una cosa che lui ama fare, poi spesso si prende il fondo, qualche volta rientra. Gosens invece faceva una cosa molto diversa, perché Gosens al contrario, e non a caso l'assist che ha fatto a Dzeko nasce proprio così, non è uno che ama molto il ricevere sulla fascia e puntare. Quello che preferisce Gosens è lasciare la palla, per esempio, al braccetto di difesa o al centrocampista, e poi attaccare senza palla in una posizione anche più centrale, quindi già quasi nell'area di rigore, verso il fondo, in modo tale da ricevere il passaggio filtrante e poi a memoria, e questa è una cosa che lui fa benissimo, crossare basso a rimorchio per l'attaccante, che è proprio, come vi dicevo, l'assist, il modo con cui è venuto fuori l'assist che ha confezionato per Dzeko. E quindi anche in questo caso un 3-4-2-1 con, per esempio, licenza a Perisic di allargarsi sulla sinistra e a Gosens di inserirsi per ricevere senza palla, potrebbe rafforzare anche l'affinità fra i due. Questa è l'ultima cosa che vi lascio in questo episodio su cui poter ragionare. Quindi, queste ragazzi erano le mie conclusioni, fatemi sapere nei commenti come la pensate, lasciatemi, se siete arrivati fino a questo punto, l'emoji della saetta, perché abbiamo parlato di due velocisti, due giocatori fortissimi, quindi lasciatemi l'emoji della saetta, fatemi sapere quale soluzione preferite, cosa ne pensate, se andreste avanti con un'alternanza o se vi piacerebbe vederli in campo entrambi insieme, ne parliamo qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e poi vi ricordo che se volete sostenere il nostro progetto e consentirci di portarvi quotidianamente contenuti, dirette, episodi di podcast, articoli e tutto quanto, potete abbonarvi al nostro canale o direttamente su YouTube oppure su www.passioneinter.club. In quel modo entrereste a far parte della nostra community di sostenitori con il nostro gruppo Discord in cui ci confrontiamo quotidianamente e potrete anche far parte delle nostre dirette e avere tanti altri vantaggi. Per il resto poi ci ritroviamo come sempre tutti i giorni in live su YouTube e su Twitch dalle 19:30.